Questo è un problema. Questo è un grosso problema. Anzi, questi. E anche questo è un problema. Tutti questi e tanti altri problemi hanno decretato, purtroppo, la morte prematura di un bellissimo hobby, quello del volo dei droni, a fini ricreativi. Ora che l'estate è ormai giunta alla conclusione, posso tirare le somme e dirvi che penso di non aver mai volato così poco, anzi ne sono certo, come quest'anno, almeno da 6-7 anni a questa parte, da quando mi sono affacciato su questo bellissimo hobby. E dato che posso parlare solo per me stesso e non so se è solo il mio problema o si tratta di un problema generale, voglio discuterne ora insieme a voi. Ovviamente vi parlo di quella che è la mia esperienza, per quale motivo io ho volato così poco quest'anno con i miei droni. Ovviamente non si tratta di una questione di droni che non mi mancano, ne vedete tanti qui dietro alle mie spalle, ce ne sono lì nelle borse, ce ne sono dietro la telecamera, ma i problemi sono ben altri. A partire dalle troppe restrizioni, vere o non vere come in molti casi. E purtroppo non aiuta nemmeno la regolamentazione, che definire confusionaria è quasi un complimento. E in questo caso non voglio dare la colpa solo ad ENAC e di Flight, che hanno le loro colpe, se mi avete seguito in tutti questi anni sapete cosa hanno combinato, ma un po' a tutta la regolamentazione europea, che è un vero disastro, tra 1000 marcature, 1000 cavilli, insomma non si sa più se possiamo davvero volare, dove possiamo davvero volare e se rischiamo il carcere a vita oppure no, perché davvero volare con il drone ci si rischia quasi l'ergastolo, o almeno delle multe salatissime. E non sto scherzando. E se alla grande confusione che già abbiamo in testa tutti noi dronisti, che siamo visti alla stregua di criminali quando alziamo in volo il nostro drone, credetemi, mi è successo, aggiungiamo, dicevo, delle restrizioni che non esistono legalmente parlando, ma ci sono per chi sorveglia quel luogo, beh, la frittata è fatta. Volare oggi, anche fuori da campi di patate, è diventato quasi impossibile. E aggiungiamoci anche il monopolio di DJI che ha fatto suo il mercato e io sto parlando, ragazzi, attenzione, di mercato e droni ad uso ricreativo, ovvero tutti noi hobbisti che acquistiamo un drone e ci divertiamo a volare. E con il monopolio viene da sé che DJI è libera di fare i prezzi che vuole. E oggi acquistare un drone entry level della DJI che non sia il Ride Stello, che è ok, un dronino per volo in casa, beh, è significativamente più costoso rispetto che al passato. Nonostante per un periodo c'è stata, ragazzi, davvero una vastissima scelta per tutti noi amanti dei droni. Alle mie spalle ne vedete alcuni, tra droni Absan, droni Xiaomi, Fimi, MJX e chi più ne ha più ne metta, c'era davvero l'imbarazzo della scelta. Tutti noi dronisti potevamo scegliere droni non DJI, ma comunque di ottima qualità. Era un periodo in cui la concorrenza cercava di puntare all'originalità e non a replicare uno a uno i droni DJI, senza però avere né i mezzi né la qualità del marchio cinese. Ed è questo il motivo per cui oggi esiste, secondo me, quasi solo DJI per uso ricreativo, perché la concorrenza si è focalizzata nel copiare il leader del mercato senza averne i mezzi. Un po' come gli smartphone che copiano Apple, però gli smartphone sono molto più diffusi, invece per i droni la situazione è molto diversa. Non lo hanno considerato, molti marchi sono falliti e noi ci siamo ritrovati senza alternative, se non solo i DJI super costosi e con tanti limiti per chi vuole volare legalmente. Uno tra tutti, no, la prossima limitazione dovuta alla categoria C0 che permetterà ai droni di volare ad un'altezza massima legale di 120 metri e non potremo sforarla per nessun motivo. Insomma, se state seguendo il mondo dei droni da un po' di anni, ve ne sarete resi conto voi stessi, la concorrenza ha perso la sua anima. E al tempo stesso, nonostante la concorrenza sia quasi totalmente scomparsa, chi ha il monopolio del mercato lancia sul mercato tanti droni, più di un drone all'anno, magari nella stessa categoria, generando ancora più confusione. Confusione che si aggiunge alla confusione della regolamentazione, alla confusione dei divieti. Ecco, direi che la parolina magica che può riassumere il motivo della morte del mercato dei droni per uso hobbistico e ricreativo è confusione. Ce n'è troppa. E l'ultimo motivo a cui io do meno importanza, perché non sono mai andato dietro troppo alle mode, è appunto la moda. I droni per 2-3 anni sono stati una grossa moda nel settore della tecnologia, tutti ne volevano uno e anche chi non sapeva pilotarlo e chi non voleva scoprire, capire come pilotare davvero un drone, lo acquistava facendo danni e generando, indovinate un po', altra confusione. E le regolamentazioni così severe, così restrittive sono arrivate proprio a causa di questo motivo.
della moda, sia perché tante persone acquistano un prodotto, quindi si regolamenta all'improvviso, velocemente, facendo danni, facendo confusione, sia perché tante di queste persone che hanno acquistato un drone solo per moda, senza cercare di capire come volare in sicurezza, o almeno accendere il cervello prima del radiocomando del drone, hanno fatto tanti casini. E secondo me, ragazzi, queste sono le principali motivazioni che hanno portato alla morte prematura, o se non è morto, sta agonizzando, del mercato, dicevo, dei droni per uso ricreativo e hobbistico. Pensateci, sono sempre meno, costano sempre di più perché si cerca ora di spingere ai professionisti e quindi per noi che vogliamo solo svolazzare con il nostro drone restano pochissime scelte. Quindi cosa ci aspetta nei prossimi anni? Secondo me i droni saranno sempre meno utilizzati dalla gente comune come me, come voi, e sempre più utilizzati sicuramente per film, per riprese professionali, però si perde un po' quella che secondo me era l'anima originale dei droni. Pensate quando si trovavano i Parrot AR drone, se non sbaglio, oppure Bebop, comunque i primi veri droni per uso ricreativo per le masse commerciali si trovavano nei negozi di videogiochi perché erano proprio un gioco e ora la situazione sta drasticamente cambiando. Vabbè amici, fatemi sapere la vostra opinione lasciando un bel commento qui sotto, mi dispiace essere stato così drammatico, però se penso ai vecchi tempi, che non sono nemmeno così vecchi, alla fine sono passati 5-6 anni, mi scende un po' la lacrimuccia. A voi invece, vi aspetto qui sotto nei commenti, se questo video è stato di vostro interesse supportatemi con un bel like, iscrivetevi al canale perché siamo già oltre 95.100 iscritti. Grazie a tutti. Ricordandovi che qui sul mio canale, che porta il mio nome, Michele Pessole, mi focalizzo sulla tecnologia a 360 gradi, senza limitarmi a un settore specifico, come può essere quello dei droni. Perché la tecnologia è davvero bella, ma quando inizia ad esserci troppa confusione, bisogna rivedere un po' le cose. Bene amici, direi che questo è tutto. Io vi saluto e vi do appuntamento al mio prossimo video, sempre che voi vogliate, sempre qui, nel mio canale, anzi, nel nostro canale. Alla prossima, ciao belli!